quel color che viltà difformi pinse, veggendo il duca mio tornare in volta, piuttosto dentro il suo novo ristrinse. Attento si fermò, come uom ch'ascolta, che l'occhio non potea menare a lunga, per l'aere nero e per la nebbia folta. Quel colore bianco che la viltà, paura di compiere un'impresa, mi spinse esternamente il viso, vedendo il mio duca, colui che conduce, tornare indietro, voltando le spalle alla sconfitta, più velocemente dentro il suo, di Virgilio, nuovo colore, rosso, di chi si sta adirando, spinse internamente, rinchiuse in lui. Attento, in attesa e concentrato, si fermò Virgilio, come un uomo che ascolta, poiché, dato che, non poteva l'occhio, la vista, portare lontano a causa dell'aria nera e a causa della nebbia folta. Il canto precedente finiva con l'annuncio di Virgilio riguardo a qualcuno che stava scendendo velocemente, passando per li cerchi senza scorta, tal che per lui ne fia la terra aperta. Non c'è quindi un esatto continuo dall'ultimo verso del canto precedente al primo verso di questo, che riprende non dall'arrivo di questo tal, ma torna all'arrivo di Virgilio a me. Continua questo gioco tra dentro, parola contenuta ben 6 volte nel canto precedente, che trattava del negato accesso a dite, e fuori. Qui sono i colori a stare fuori e dentro, pinse e ristrinse. Lì erano i personaggi, che ciascun dentro a prova si ricorse, chiuser le porte quei nostri avversari nel petto al mio signor che fuor rimase. Insomma, io ero diventato bianco dalla paura, Virgilio stava arrossendo per l'ira, tu per ch'io, Virgilio m'adiri, che stava vincendo sul precedente rase d'ogni baldanza. Ma vedendo il mio colore, subito coprì il suo dentro di sé per non farmi avere ancora più paura. Viltà è un termine che collega questa situazione al secondo canto, l'anima tua è da viltade offesa. Oltre alla forza del male, le fiere che ostacolano il cammino, l'aiuto di un aiuto, l'arrivo di un aiuto che si offre, tal ne sofferse, eccetera. Pinse, quindi fuori, va in contrapposizione con ristrinse, quindi dentro, ma vi è anche un richiamo al colorare, anzi al dipinse. I primi 2 versi enfatizzano bene come sia stato il tornare indietro abbattuto di Virgilio che fece vincere la viltà su di me. In questo trattenere le emozioni da parte di Virgilio, soprattutto per non peggiorare la mia situazione interiore, vi è una grande dimostrazione dell'essere un buon maestro e padre. La seconda terzina si incentra su come Virgilio fa dopo il negato accesso a dite e la breve conversazione con me. Per un momento non parla perché prova ad ascoltare, dato che la vista non lo aiutava a capire attraverso l'aria nera di quella nebbia folta sopra lo Stige, dato che da lì sa che arriverà quel tale in nostro soccorso. In pochi versi vi è quindi una descrizione psicologica di come si comporta la mia guida quando momentaneamente si trova davanti a un ostacolo, e anzi come si comportano le guide in generale. E quindi cosa fa? Si ferma, prova a ascoltare, visto che non vede, e aspetta di sentire qualcosa, dato appunto che non vede niente, ma sa che sta arrivando qualcuno. Pure a noi converrà vincer la pugna, cominciò el, se non tal ne sofferse. Oh quanto tarda a me ch'altri qui giunga. Eppure a noi, io e Virgilio, converrà, sarà necessario vincere la pugna combattimento, cominciò a dire lui, Virgilio, a meno che tale, Maria, si offrì a noi, me e Virgilio. Oh quanto tarda, preoccupa col passare del tempo, a me, Virgilio, che altri, rispetto a noi e a Maria, quindi il tal che aspettiamo, giunga qui. Virgilio non vede né sente quasi niente, quindi inizia a parlare senza troppo pensare a ciò che dice, tanto che inizia un discorso, poi capisce che quelle parole avrebbero potuto spaventarmi ancora di più, allora finisce il discorso in modo diverso da come lo aveva iniziato. A noi, io e Virgilio, è necessario vincere questa prova, perché dobbiamo entrare nella terra, città di Dite,
e citando il canto precedente, ch'io, Virgilio, vincerò la prova. Questo è il nostro passo che nessuno ci può negare, perché da tal, riferito a Maria, no Dio, basta dire Dio ogni volta che c'è un riferimento non chiaro, ci è dato, sempre come è scritto nel canto precedente, non temer io, che il nostro passo, mio e di Virgilio, non ci può torre alcuno, da tal Maria ne è dato. Se non, come a dire, a meno che, puntini, 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 sospensione. Poi ci ripensa e capisce che è meglio non continuare con quel se non malincuorarmi. È compito della guida sapere dove andare, ma è suo compito anche non farmi temere quando un ostacolo ci blocca la strada. Tal ne sofferse, quindi questo tal si offrì a noi per aiutarci, per farci partire e permetterci di continuare, volsi così. Attenzione qui perché dopo aver parlato del tal che si è offerto in nostro aiuto, Maria, Virgilio parla di altri, quindi un altro rispetto a Maria, e questa volta il riferimento va a quello che nel canto precedente è stato chiamato tal, e che è un maschio. E già di qua da lei, porta degli inferi, discende l'erta, passando per i cerchi senza scorta, tal che per lui ne fia la terra aperta. Insomma, un qualcun altro, altri, maschio, dato quel lui, che già è partito per aiutarci ed ha già superato la porta degli inferi. Offrire di nuovo con il significato di un aiuto gratuito, senza volere niente in cambio. Ho detto di nuovo perché è la stessa situazione e termine del mio primo incontro con Virgilio, quando, a causa della lupa nel primo canto, stavo rovinando di nuovo verso la selva, quindi trovai un ostacolo e dinanzi agli occhi mi si fu offerto chi per lungo silenzio pare a fioco. Insomma, torno ad essere in difficoltà e arriva qualcuno che offre il suo aiuto. Anzi, dato che quello che mi aiutò l'altra volta ora è in difficoltà con me, arriverà un altro ancora a offrirci il suo aiuto, o perlomeno, se non, tal ne sofferse. Però ci sta mettendo troppo, dal punto di vista di Virgilio, disarmato ad arrivare. In realtà lui ci sta mettendo poco e già di qua da lei discende l'erta, ma la sensazione che prova la mia guida, data la situazione, gli fa sembrare quel poco tempo un'eternità. Oh, quanto tarda! Accenno al fatto che davanti ai demoni pagani Virgilio è riuscito finora a passare, ma davanti ai piovuti dal cielo, davanti a quelli che si ribellarono contro il vero Dio, il pagano Virgilio e ciò che rappresenta, non riesce proprio a passare da solo. Aggiungo che riguardo al paganesimo ho descritto come dentro Dite già riesco a vedere le meschite, moschee, e i primi che incontrerò là dentro saranno proprio gli eretici, nonostante andremo a destra e quindi vi è comunque un lieve addolcimento. Concludo con un dettaglio: l'intervento divino che mi salverà, il miracolo, il verso «O quanto tarda a me ch'altrui qui giunga» coincide con l'essere il nono verso del nono canto, dove 9 è il numero del miracolo. I vidi ben, sì come ricoperse, lo cominciar con l'altro che poi venne, che fur parole alle prime diverse, ma non di men paura il suo dir dienne, per ch'io traeva la parola tronca, forse a peggior sentenzia che non tenne. Io vidi, capii, bene come egli, Virgilio, ricoprì, sovrappose il cominciare del discorso con l'altro discorso che poi venne, arrivò a me, che le seguenti, fiduciose, parole furono dalle prime dubbiose, parole diverse, ma non meno paura il suo dire diede a noi, perché io traevo, prendevo con forza la parola, discorso, troncata, tagliata, forse a una sentenza, giudizio, ancora peggiore di quella che era in realtà. Io lo capii bene che aveva iniziato un discorso e poi invece ci aveva ripensato e aveva cambiato la fine. Le parole che seguirono erano diverse dalle prime. Interessante come io scriva vidi ben, riferendomi alla vista, mentre mi sto riferendo a un discorso parlato, senza dire udì bene. Io l'ho visto bene come lui coprì l'inizio del discorso con quello che venne dopo.
Tutto ciò aggravò la situazione, perché questo cambio di parole mi fece immaginare un qualcosa di ancora peggiore rispetto a quello che magari stava inizialmente dicendo. Succede proprio così. Quando uno ha paura e sente un'altra incertezza, la paura aumenta e uno si immagina il peggio. La sentenzia non è di certo una condanna, ma è appunto il termine, la conclusione di un discorso. In questo fondo della trista conca discende mai alcun del primo grado che sol per pena alla speranza cionca? Questa question feci io, e quei di rado incontra, mi rispose, che di noi faccia il cammino alcun per quali io vado. In questo fondo, luogo più basso, della triste conca, recipiente, regno dei morti, discende mai nessuno del primo grado, cerchio, limbo, che come pena ha soltanto la speranza cionca, troncata? Questa domanda feci io, e quello, Virgilio, di rado, raramente incontra, succede, mi rispose, che qualcuno di noi, residenti del limbo, faccia il cammino per, attraverso, il quale io, Virgilio, vado. Di colpo chiedo al mio maestro se mai qualcuno del limbo, come Virgilio, scende mai qua giù. Insomma, non gli chiedo se è sicuro della strada, ma ci giro un po' intorno e, provando a non mancargli di rispetto, gli chiedo se è comune che qualcuno del limbo scende qua giù. Che sol per pena la speranza cionca è la definizione in 11 sillabe della condizione di chi risiede nel limbo, cioè coloro che sono puniti solo essendo privati della speranza, ma senza subire altre punizioni. Citando 1.3, lasciate ogni speranza, voi che entrate, e citando più nello specifico 1.4, ciò avvenia di duol senza martiri. Conca è un termine tecnico che indica un capace recipiente di terracotta a tronco di cono rovesciato, quindi col fondo più stretto dell'imboccatura, con pareti a bordo rilevato, oltre ad avere la stessa radice latina in comune con le altre parole quali concavo, conchiglia, eccetera. Grado è l'equivalente di cerchio, nessun errore, è però un errore eventualmente chiamarlo girone. Insomma, gli feci questa domanda e lui mi rispose: di rado incontra, con un meticoloso utilizzo della matematica del verso, il verso in questione finisce proprio con di rado, poi incontra fa parte del verso successivo, un verso che a sua volta è interrotto a metà con un mi rispose, per poi continuare la risposta che è di nuovo spezzata da un altro ingambamento. Tutto ciò per farti capire come anche la posizione di ogni singola parola nella terzina e nel verso fa parte del racconto. Anche la parola cionca è una variazione della parola tronca e sono poste in rima tra loro. Entrambe stanno per troncato, mozzato, monco. Questa question feci io. Discende mai? E mi rispose, di rado. Insomma, mai, no, ma quasi, raramente, per non dire mai, dato che qualche volta è accaduto e nella terzina successiva me ne racconterà una di queste volte nelle quali è accaduto. Porta sempre attenzione a chi parla, non solo cosa viene detto, e a chi si riferisce e a cosa dice. Virgilio dice che raramente di noi, residenti del limbo, qualcuno vada dove io, Virgilio, uno di quei residenti, sta andando. A livello allegorico del viaggio interiore, sono pochi quelli che ora risiedono nel limbo, che prima di finirci fecero questo percorso interiore fino alla profondità di loro stessi. Virgilio lo fece, senza corpo, carne nuda, ma lo fece, e arrivò proprio fino in fondo. Togliendo dal contesto ciò che è accaduto, c'è un soggetto che segue un altro per un cammino. La guida si trova davanti a un ostacolo che da sola non può superare. Chi lo segue gli chiede se questo è un cammino che le guide fanno di solito. E la guida risponde che sono eccezioni, sono rare le guide che hanno fatto questo cammino precedentemente, arrivando fino in fondo. Tornando al contesto, questo è forse il motivo principale del perché sia proprio Virgilio la mia guida in questo cammino. L'ha già fatto. Cammino, in bocca a Virgilio, è un termine particolare, dato che lui è un'ombra, adesso, senza corpo, come il nel mezzo del cammin, che allegoricamente non è il solo spostare il proprio corpo usando i propri piedi.
riprendendo l'interpretazione che il duro giudicio è la condanna definitiva di risiedere eternamente in un determinato cerchio, i dannati non hanno il permesso di infrangere tale regola, andare in giro per gli inferi o addirittura uscire nella selva oscura, come invece fece per me Virgilio, nel mio caso grazie al permesso di chi può ciò che vuole, e cioè sempre Maria. Vere ch'altra fiata qua giù fui, congiurato da quella eriton cruda che richiamava l'ombre a corpi sui. Però è vero che un'altra volta io, Virgilio, andai qua giù, oltre le mura di Dite, congiurato, unito con un giuramento, da quella crudele eriton che richiamava le ombre, spiriti dei defunti, ai loro corpi. Insomma, Virgilio ci viene: mai qualcuno di voi del limbo qua giù? Beh, no, raramente dai, diciamo che effettivamente io, Virgilio, una volta ci sono stato a causa di Eriton. La congiura è una stregoneria, quindi congiurato significa stregato. L'origine della parola è invece latina, coniurare, e quindi giurare con. Da quella Eriton, quella perché è famosa, basta il nome per capire a chi mi stia rivolgendo. Cruda, tra l'altro, crudele, un cruda che rima con nuda e Giuda. Di tale Eriton, chiamandola Eritto, ne parla Lucano nel libro sesto, ovviamente, della Farsalia. Abitava invece nelle tombe abbandonate ed occupava i sepolcri, dopo averne cacciato le ombre, grazie ai favori accordatele dalle divinità infernali. Né gli dei superni, né il fatto di essere viva le impedivano di percepire la turba dei trapassati silenziosi, di conoscere le sedi Stige e i segreti del sotterraneo Dite, la maga tessalica. Alle prime parole della sua preghiera gli dei permettono qualsiasi nefandezza ed hanno paura di ascoltare una seconda invocazione. Ella seppellisce nei sepolcri anime ancora in vita e che ancora sostengono i corpi, mentre la morte è costretta a presentarsi per altri, cui il fato aveva assegnato anni di vita, sconvolgendo i riti funebri, fa tornare il corteo dal cimitero, i cadaveri si alzano dal letto funebre. Ella stava provando scongiuri che i maghi e gli dei della magia non conoscevano ed escogitava formule di incantesimo per misfatti ancora più orribili. Ed a lei, Eriton, rivolge per primo la parola l'inetto figlio di Pompeo, sesto. O decoro delle Emonidi, tu che sei in grado di svelare i destini alle genti e puoi sviare il futuro dal suo cammino, ti prego di farmi sapere con sicurezza quale fine la fortuna della guerra ci sta apprestando. È facile, dal momento che c'è un'abbondanza così grande di morti recenti, far risorgere dai campi tessalici un solo corpo, in modo che la bocca del cadavere morto da poco e ancora tiepido possa parlare con voce piena e non sia un'ombra spettrale, appartenente ad un corpo le cui membra siano completamente rinsecchite dal sole, a mormorare all'orecchio parole inintellegibili. Eritto indossa un abito di vari colori e di strana foggia, al modo delle furie. La chioma, tirata indietro, fa apparire il volto e gli irti capelli sono stretti da serti di vipere. Non richiedo uno spirito ormai celato negli antri del Tartaro ed abituato da un pezzo alle tenebre, bensì uno che, appena morto, sta scendendo nell'oltretomba. Esso è immobile sul primo limitare del pallido orco. Poi per risvegliare il morto cita Cerbero, le Eumenidi, Erinni, lo Stige, Persefone, eccetera. Tutta questa lunga citazione è per dirti che Virgilio in quella occasione è sceso giù appena morto con Eriton? Assolutamente no, anzi è proprio impossibile che fu proprio quella l'occasione. È un errore dire ciò, perlomeno da due punti di vista. Intanto, come appena letto, non è Eriton, tantomeno insieme a un Virgilio mai citato, che scende fino al cerchio di Giuda, ma è l'anima di uno che è appena morto e
che esplicitamente c'è scritto che non è uno di quelli che ormai risiede negli antri del Tartaro, ma uno che sta scendendo nell'oltretomba. E poi c'è la questione cronologica, dato che la battaglia di Farsalo è del 48 a.C. e Virgilio muore nel 19 a.C., 30 anni dopo. Per non parlare di Giuda, che muore dopo la morte di Cristo, ma questo non è rilevante, dato che Virgilio chiama cerchio di Giuda quello che adesso è chiamato così, è chiamato Giudecca in 1.34. Qui devo anticipare il prossimo verso. Di poco era di me la carne nuda, che non può significare ero morto da poco, ma appunto il mio corpo viveva senza la mia anima, lei sì morta. Virgilio infatti, proprio intorno agli anni raccontati nella Farsalia, si avvicina spiritualmente all'epicureismo e fisicamente a Napoli, a Posillipo, dove ebbe modo di frequentare Sirone e di approfondire gli insegnamenti di tale filosofia. Tale appunto era una filosofia. Nel prossimo canto gli epicurei vengono appunto definiti con Epicuro tutti i suoi seguaci che l'anima col corpo morta fanno, verso che ricorda questo di poco era di me la carne nuda, dove però la carne c'è ancora, ma non c'è l'anima. E tutt'altro significato assume il precedente verso, sempre detto da Virgilio, ben so il cammino, però ti fa sicuro. Ultimo appunto, in quel caso fu la crudele Eriton a concedere di fare questo viaggio senza corpo a Virgilio. Adesso è la donna, Maria, a concedere di fare questo viaggio senza corpo a Virgilio. In entrambi i casi, quindi, il viaggio di Virgilio è concesso da due entità femminili, ma sprovvisto di corpo. Io questo viaggio lo sto facendo con il corpo e non solo arriverò fino in fondo all'inferno, ma arriverò anche in cima ai cieli e passando anche dal monte del Purgatorio. Questo non è di rado, questo è un qualcosa che non fece neanche il Cristo e neanche Maometto, per chi ci crede. Solo io l'ho fatto. Io, Maometto e il Cristo, i tre più influenti profeti di sempre. Di poco era di me la carne nuda, ch'ella mi fece entrar dentro a quel muro, per trarne uno spirito del cerchio di Giuda. Quell'è il più basso loco e il più oscuro, è il più lontan dal ciel che tutto gira, ben so il cammino, però ti fa sicuro. Da poco tempo la carne, il corpo, era nuda, priva di me, della mia anima, che lei, Eriton, mi fece entrare dentro a quel muro della città di Dite, per trarne, prendere, uno spirito di un dannato del residente nel cerchio di Giuda, appunto in fondo all'inferno. Quello, il cerchio di Giuda, è il cerchio più lontano dal cielo che gira tutto, il primo mobile. Conosco bene il cammino, tutto ciò ti faccia sicuro, ti dia sicurezza. Il corpo di Virgilio era nudo della sua anima da poco. Qui Virgilio dice che la sua carne era nuda, priva di lui, non della sua animo spirito, ma scrivo proprio di lui, era di me la carne nuda. La parola morte non compare e la sua carne poteva benissimo continuare a essere viva, ma era nuda. Era il suo io, Virgilio, ad essersene andato spiritualmente. Su questo verso tornerò in seguito. Ma qui ti dico, ed è fondamentale dirlo, che è incerta la data di questo viaggio di Virgilio, che lo ha portato fino al cerchio di Giuda, ma è certo, c'è scritto, che tale viaggio lo ha compiuto senza il corpo. Noi siamo la nostra anima e il nostro corpo è il suo involucro, anzi la nostra prigione, come dirà Beatrice in 2.30. Quando di carne a spirito era salita, qui di poco era di me la carne nuda, e bellezza e virtù cresciuta m'era, fu io, Beatrice, a lui, a me, men cara e men gradita. Ho detto prigione perché senti cosa dice Beatrice sempre in 2.31. Mover dovieti io, mia, di Beatrice, carne, come qui sepolta, qui invece nuda, ma non ti rappresentò a me, natura o arte, piacer quanto le bella membra, qui carne, in chi io, Beatrice, rinchiusa, proprio come in una prigione, fui, e che so in terra sparte. E se il sommo piacer, che non può essere fisico, sì ti fall'io, per la mia, di Beatrice, morte terrena, col corpo, dato che Beatrice è viva, è beata.
qualcosa mortale, materiale appunto, dovea poi trarre te, me, nel suo disio, ben ti, mi, dovevo, per lo primo strale delle cose fallaci, la selva oscura delle materialità, levar suso verso il cielo della spiritualità, diretro a me, Beatrice, che non era più tale materiale. Non ti mi dovea gravar, pesare, come nel canto precedente, gravi cittadin, le penne in giuso. Il primo verso spiega che di poco era di me la carne nuda, che Virgilio partecipò a un evento straordinario e ricorda 1.4, io ero nuovo in questo stato, che anticipa un altro evento straordinario, la discesa del Cristo, lui però con la carne negli inferi. Ora che ho solo anticipato la spiegazione di questo fondamentale primo verso, andiamo avanti. L'ombra di Virgilio, dato che il corpo non ce l'aveva più da poco, fu presa da Eriton per andare oltre il muro, le mura, singolare e plurale intercambiabili, come la sua porta, porte, di dite, per arrivare fino in fondo all'inferno, nel cerchio più basso, quello di Giuda, dove lo stesso Giuda risiede adesso. Siamo solo al 9° canto e già abbiamo l'anticipazione di come si chiamano due dei posti più bassi che troveremo, la Caina, anticipata da Francesca, e la Giudecca, anticipata adesso da Virgilio. Ti faccio notare come io abbia chiesto in questo fondo della trista conca e lui mi abbia risposto quello è il più basso loco, il più oscuro, quindi mi assicura che è stato proprio in fondo, non solo oltre la porta. Sono obbligato ad allungare la spiegazione con qualche data biografica perché il discorso non è così semplice. Di questo cammino di Virgilio con Eriton non esiste alcuna fonte. Me lo sta dicendo Virgilio a me per la prima volta. Certamente è un richiamo dallo sesto dell'Eneida, dove Enea dice alla sua guida, Sibilla, abbi pietà, ti prego, e del padre e del figlio, ed ambi insieme come puoi, che tutto puoi, il mio, colà dove si può, ciò che vuole, dedicato a una donna, anche nel mio caso, non Sibilla ma Maria. Ciò che or ne congiungi, che Ecate non indarno a queste selve t'ha d'averno preposta. Il tracio Orfeo, sola mercé della sonora cetra, scender potevi e richiamarne in vita l'amata donna. Ne poté Polluce ritrarre il frate ed a vicenda seco vita e morte cangiando, irvi e redirvi. Tante fiate. Andovvi Teseo, andovvi il grande Alcide, ed ancor io dal cielo traggo principio, e son da Giove anch'io. Così pregando avea le braccia avvinte al sacro altare, allor che la Sibilla a dir riprese. Enea, germe del cielo, lo scender nell'averno è cosa agevole, che notte e dì ne sta l'entrata aperta, ma tornar poscia riveder le stelle, qui la fatica e qui l'opera consiste. Se rileggendo questi versi della tragedia hai colto qualche riferimento alla mia commedia, stai iniziando a capire meglio cosa ho scritto. Ovviamente devi anche cogliere le differenze, per esempio, io che ho letto la tragedia e conosco l'elenco di gente che è andata giù e tornata dagli inferi da viva, nel secondo canto cito proprio a Virgilio, colui che ha scritto quei versi, solo Enea e San Paolo, degli altri taccio. Quando nello sesto dell'Eneide c'è scritto «È pur vero che Orfeo poté evocare l'ombra di Euridice, aiutandosi con le corde sonore della sua cetra, è vero che Polluce poté riscattare il fratello dalla morte morendo a turno, e tante volte fa e rifà questa via, e perché ricordare l'impresa di Teseo e quella di Ercole? Anch'io discendo dal sommo Giove», pregava così Enea, un altro che è sceso e risalito. Lucano a sua volta, anche lui nel suo sesto libro della Farsalia, cita Eritto, qui Eriton, come personaggio chiaramente ispirato alla Sibilla virgiliana, tanto che quando Sesto, così aggiungiamo anche il terzo 6, e i suoi compagni si mostrano impauriti davanti alla sua magia, lei gli risponde che non devono temere, citando luoghi e personaggi che non potrebbero fargli del male, e per l'appunto cita proprio i virgiliani Stige, Flegetonte, Cerbero, Giganti, eccetera. Tutto ciò in 11 sillabe diventa il verso «Ben so io il cammino, però ti fa sicuro».
Insomma, Sesto Pompeo chiese l'aiuto di Eriton per conoscere il futuro di Roma e lei si rivolse ai morti, dato che loro lo conoscono, altro riferimento alla tragedia e alla commedia. La sua magia consisteva nel far tornare in vita un morto il tempo necessario per sentire cosa sarebbe accaduto nel futuro, ovviamente in cambio di qualcosa. Eriton così si avvicina tanto alle furie della mitologia romana e alle tre sorelle Erinni di quella greca. Ti ho anticipato questo dato che tra poco incontreremo Megera, Aletto, Tesifon, Medusa. Devo perlomeno accennarti la questione cronologica in tutto questo racconto di Virgilio che, appena morto, letteralmente o allegoricamente, fece insieme ad Eriton. Virgilio nel primo canto ci dice «Nacqui sub Iulio, ancor che fosse tardi, e vissi a Roma sotto il buon Augusto». Insomma, per essere più precisi, Virgilio è fisicamente morto qualche decennio prima di quando il Cristo è morto fisicamente, nel 50 anni prima circa. Ma non solo, ancora prima di Virgilio è morto quel Catone uticense che ritroveremo nell'opera appunto citata e che è uno dei protagonisti di quella Farsalia, con tanto di Eriton che risorge momentaneamente morti. Lo ridico in ordine. Prima avviene la battaglia di Farsalo, poi muore Virgilio, poi muore il Cristo, poi muore Giuda. Aggiungo anche lui, visto che viene citato il cerchio che porta il suo nome quando ancora lui non è morto. A tutto ciò si aggiunge un altro dettaglio fondamentale per il punto di vista allegorico. Virgilio non fu mai vivo, non avendo potuto conoscere il Cristo, che è la vita, ma non solo, nel 45 prima di Cristo si trasferì appunto vicino a Napoli per studiare e professare l'epicureismo, e quindi possiamo dire che lì morì. Il prossimo canto, quando appunto saremo appena entrati nella città di Dite, il basso inferno, inizierà proprio così. Or sen va per un secreto calle tra il muro come qui, della terra, come qui, e li martiri, come qui. Lo mio maestro e io dopo le spalle, e poche terzine dopo i primi che mi descriverà saranno suo cimitero, in quanto morti, da questa parte hanno con Epicuro tutti i suoi seguaci, che l'anima col corpo morta fanno. Versi che tanto ricordano questo di poco era di me la carne nuda che ella mi fece entrare tra quel muro. Spiegherò ancora in seguito la questione cronologica di quando Virgilio abbia compiuto tale viaggio. Sicuramente prima della risurrezione del Cristo, dato che non aveva ancora visto i ponti crollati a causa di quell'evento. Concludiamo con la spiegazione della seconda terzina. Gli inferi sono divisi in due, dalla porta degli inferi alla porta di Dite, dalla porta di Dite a Dite stesso. Quindi, anche se siamo solo al nono canto, qui entriamo nel più basso loco, il più oscuro e il più lontano dal ciel che tutto gira, che è proprio l'ultimo cerchio, ma ci stiamo entrando adesso e arriveremo lì. Questo cerchio che tutto gira è appunto il primo mobile, il primo cielo che dà movimento a tutto il resto. Non posso però qui non citarti l'ultimo verso dell'opera, l'amor che muove il sole e le altre stelle. Questa palude che il gran puzzo spira, cigne d'intorno alla città dolente, un non potemo entrare ormai sens'ira. E altro disse, ma non l'ho a mente, però che l'occhio m'avea tutto tratto ver la torre alla cima rovente. Questa palude, Stige, che spira, soffia il grande puzzo, cinge, circonda intorno la città dolente, che causa dolore, dove non potremo entrare ormai, dopo tutto ciò, senza ira. E altro disse Virgilio, ma non l'ho a mente io, a memoria. Però, dato che l'occhio, ciò che vidi, mi aveva tratto, portato tutta la mia attenzione completamente verso la cima rovente dell'alta torre. La puzza proveniente dallo Stige è nota. Qui Virgilio aggiunge che tale palude circonda la città di Dite, con la funzione quindi di un suo grande fossato puzzolente. Dopo tutto ciò che è accaduto con i nostri avversari e con l'arrivo del Tal, ormai non possiamo entrare, con l'arrivo che appunto succederà del Tal, ormai non possiamo entrare qui dentro serenamente, senza ira. Poi invece entreremo, ma dopo l'arrivo del Tal. Poi Virgilio continuò a dirmi dell'altro, ma io non lo stavo più ascoltando. È pur sempre una commedia. Non dico esattamente che non lo ascoltavo, come non dico esattamente se lui c'è mai stato lì chiedendo in generale se qualcuno di solito c'è lì.
Il motivo, c'è stato lì, il motivo della mia assenza è che l'occhio attivamente mi aveva completamente tutto tratto verso la cima rovente, tutta infuocata, dell'alta torre. La cima di un'alta torre, quindi proprio in alto, insomma. E cosa c'era di così sconvolgente, tanto da non farmi neanche più ascoltare cosa Virgilio mi stesse dicendo? L'ultima parola di questa coppia di terzine continua a essere rovente e ci ribadisce quindi il fuoco presente in questo luogo. Dove in un punto furon dritte ratto 3 furie infernal di sangue tinte che membra femminine avieano e atto, e con idre verdissime eran cinte, serpentelli e ceraste avien per crine, onde le fiere tempie erano avvinte. Dove in un punto, spaziale e temporale, furono dritte in piedi ratto, rapidamente, 3 furie infernali tinte, insozzate, di sangue, che avevano membra, corpo, e atto, atteggiamento, femminile, ed erano cinte, circondate, con idre, serpenti acquatici, verdissime, serpentelli e ceraste, serpenti velenosi con 2 corna. Avevano per capelli, delle quali le fiere feroci tempie erano avvinte, strinte con forza. Prima di ogni spiegazione ti faccio notare come rimbombi questo senso dell'essere circondati, a partire dal benedetta colei che in te si incinse, passando per cigne d'intorno alla città dolente, per arrivare a e con idre verdissime eran cinte e onde le fier tempie erano avvinte. Tra l'altro questo avvolgere è tutto al femminile, la madre, la terra, la città di Dite e le tempie di chi ha membra femminine. D'un tratto vedo improvvisamente dritte 3 furie infernali. Punto indica sia lo spazio che il tempo, e quindi sia la cima della torre che contemporaneamente. Tali furie, termine della mitologia romana, sono le 3 sorelle Erine, termine della mitologia greca, che nelle prossime 2 terzine verranno nominate una per una. 3 femmine, ma non certamente poscia che tai 3 donne benedette curandi te nella corte del cielo. Tinte per dipinte, colorate, ma sempre con quell'accezione di un tinto infetto, un colore da tintoria, sporco, puzzolente, come in 1,5 noi che tignemmo il mondo di sanguigno. Ecco altre femmine, anzi di membra femminine, una descrizione che ha ancora meno dignità rispetto al termine donna. La descrizione è quella che ci portiamo dietro dalla mitologia greca-romana. Femmine piene di serpenti, e il connubio femmina-serpente è fondamentale anche nel cristianesimo. Basti pensare alla prima donna che mise piede sulla terra, Eva, e cosa fece a causa di un serpente. Rispetto a colei, benedetta, che di me si incinse, con riferimento a me e al Cristo, queste con membra femminine di serpenti di varie specie erano cinte. E il diavolo è chiamato e rappresentato più volte da un serpente nella Bibbia. Esodo 4, da 1 a 4. Mosè rispose: Ecco, non mi crederanno, non ascolteranno la mia voce, ma diranno: non ti è apparso il Signore. Il Signore gli disse: Che hai in mano? Rispose: Un bastone. Riprese: Gettalo a terra. Lo gettò a terra e il bastone diventò un serpente, davanti al quale Mosè si mise a fuggire. Il Signore disse a Mosè: Stendi la mano e prendilo per la coda. Stese la mano, lo prese, diventò di nuovo un bastone nella sua mano. Ma soprattutto Apocalisse 12,9, il grande drago, il serpente antico, colui che chiamiamo il diavolo e Satana e che seduce tutta la terra, fu precipitato sulla terra, e con lui furono precipitati anche i suoi angeli. Il mio i vidi più di 1000 in sulle porte dal ciel piovuti. In quell'occasione, appunto, nel mio canto precedente. Non dico soltanto serpenti, ma mi impegno a citarne esattamente 3 specie diverse: idre verdissime, serpentelli e ceraste. Anche facendo ciò cito lo 7° dell'Eneida. A queste parole Aletto divampò d'ira mentre il giovane parlava. Un improvviso tremore gli invase le membra. Gli occhi si sbarrarono, nel canto precedente, per chi ho avante l'occhio intento sbarro. Tante sono le idre di cui sibila le rinni, così immane aspetto gli si svela, e Aletto
torcendo lo sguardo di fiamma, respinse lui che esitante cercava di dire di più e dai capelli drizzò 2 serpenti. Crine sta infatti per capelli, termine che abbiamo già incontrato in 1.7. Questi resurgeranno dal sepolcro col pugno chiuso e questi con crin mozzi. La parola fiera ce la portiamo dietro dal primo canto, ma con il significato di bestia, feroce, di quella fiera alla gaetta pelle. Poi nel secondo canto, dinanzi a quella fiera ti levai. Nel sesto, cerbero, fiera crudele e diversa. Nell'ottavo, tal cadde a terra la fiera crudele. Nel nono, qui, onde le fiere tempio erano avvinte. E anche fa fuggir le fiere e i pastori.